Ormai c'è l'accordo, Leclerc rinnova con Ferrari fino al 2029. Questo è quello che ha detto la Gazzetta dello Sport parlando del contratto di Leclerc, e abbiamo visto già in passato che la Gazzetta ha azzeccato diverse mosse della rossa. Per esempio la sostituzione di Binotto con Vasseur come team principal, e la Gazzetta pubblicò la notizia del cambio tra Vasseur e Binotto addirittura 2 settimane prima della fine della stagione 2022, prima dell'ultima gara di Abu Dhabi. E quindi riguardo a questo maxi contratto di Leclerc ci tengo a dire che la notizia non è ancora ufficiale, l'annuncio è quasi imminente, quindi aspettiamo questi giorni per vedere il rinnovo, e Leclerc, se rimarrà fino alla scadenza di quel contratto, arriverà a guadagnare fino a 50 milioni di euro. Una cifra clamorosa che lo renderebbe il pilota più pagato in Formula 1, che lo porterebbe dai 25 milioni attuali a raggiungere il doppio, superando per 18 milioni Hamilton e per 10 milioni Verstappen. Ma andiamo a vedere in questo video quali sono le conseguenze del rinnovo del contratto di Leclerc, qual è la situazione su Sainz, ma soprattutto andiamo a vedere anche il mercato ingegneri di Ferrari, perché ci sono degli aggiornamenti. Ma prima di continuare, se vi piacciono i video sul canale, non dimenticatevi di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche. Vi ringrazio di cuore di tutto il supporto in ogni singolo video. Mi raccomando, attivate le notifiche, a voi non costa nulla, ma per me fa una grandissima differenza. Vi ringrazio del supporto nell'ultimo post di Instagram, dove vi ho raccontato il mio ultimo anno, sia gli alti che i bassi che abbiamo vissuto in questa stagione. Non sono una persona che ricorda spesso il passato, ma mi sembrava la situazione giusta per uscire dalla mia zona di comfort. Se volete, seguitemi anche su Instagram, io sono Rastro, e ora iniziamo subito con questo video. Ma prima, sigla. È evidente che da quando è arrivato Vasseur in Ferrari, Leclerc ha assunto molta più importanza. Se prima nell'era di Binotto potevamo dire che i due piloti erano più o meno alla pari, come valore all'interno del team, ora la situazione è un po' diversa, nel senso che all'interno di una stagione i due piloti hanno quasi la stessa importanza. Dipende ovviamente dalla situazione nel mondiale, lato classifica, però non ci sono disparità di comportamento tra il team e i piloti. Ma la situazione è diversa se parliamo di un progetto a lungo termine di Ferrari. Allora in questo caso Leclerc diventa il primo pilota, come non lo è stato in passato nell'era di Binotto. Mi ricordo per esempio Singapore 2019, quando venne consegnata quella vittoria a Vettel sacrificando Leclerc, ma ci sono anche altri esempi che ci hanno fatto capire come Leclerc era considerato alla pari dei suoi compagni in squadra, se non anche al di sotto in alcune situazioni. Ma questo rinnovo del contratto di Leclerc fino alla fine del 2029 dà un segnale importante. Nonostante il 2023 sia stata una stagione al di sotto delle aspettative, con una vittoria di Sainz e nessuna di Leclerc, il monegasco ha deciso comunque di rimanere nel team e dare fiducia a Vasseur per creare un progetto vincente con a capo del progetto Charles. Ed è incredibile vedere come Leclerc sia così legato alla Ferrari nonostante le tante delusioni che ha ricevuto, perché ci ricordiamo come nel 2022 ha perso il mondiale, mentre nel 2023 non abbiamo visto tanti errori di Leclerc, ma abbiamo visto più delle sfortune che sono capitate al pilota monegasco, come per esempio il ritiro in Brasile. E se vediamo dall'alto questo scenario pieno di piccoli episodi negativi, nonostante ciò Leclerc ha rinnovato. Questo mostra il tanto amore che ha Charles per la rossa. Lui lo ribadisce in ogni intervista e non lo dà mai per scontato, che è sempre stato il suo sogno fin da quando era piccolo di correre per la Ferrari, e l'affetto che riceve da noi fan è una gioia immensa per lui. E devo dire che lo si legge dai suoi occhi questa emotività che ha dentro. Tra l'altro il rapporto che c'è tra Leclerc e Vasseur è molto buono. Hanno avuto già un passato in comune, quello in Alfa Romeo, dove se vogliamo entrambi si sostenevano a vicenda, e anche Leclerc ha spinto per avere Vasseur come team principal. E se Vasseur ha ricevuto l'ok per arrivare in Ferrari anche da parte di Leclerc, che lo voleva fortemente al posto di Binotto, è chiaro a tutti. Anche in questo caso, con la trattativa tra Leclerc e Ferrari, Vasseur è stato un punto cardine, sia perché ha dato fiducia al monegasco, ma anche perché dà fiducia al progetto futuro e al fatto che Leclerc potrà essere primo pilota in Ferrari fino al 2029. Questa firma del monegasco ci mostra anche che lui non voleva andare in Mercedes, in Red Bull, in McLaren o Aston Martin, ma voleva rimanere fortemente in Ferrari, al di là dei risultati. Questo ha sicuramente dei pro e dei contro. Se ne è parlato spesso in questa stagione di vedere Leclerc in Mercedes, per esempio, al posto di Hamilton in futuro, e ho sempre detto che era uno scenario poco probabile, sia per il tanto amore che ha Charles per la rossa, e anche perché non c'era un incastro tra la scadenza dei due contratti. Benché meno avrei visto un Leclerc in Red Bull fare il secondo pilota di Verstappen, visti i precedenti sui kart. Vi riporto una cheat a caso, it's just an incident.
accident, McLaren l'avrei esclusa a prescindere e Aston Martin al posto di Alonso poteva essere un'ipotesi, che però è sfumata col tempo. E questo nuovo ingaggio di Leclerc prevede un aumento di stipendio a ogni stagione. Quindi diciamo che riprende la stessa forma del contratto che aveva firmato nel 2019, ma in questo caso il monegasco arriverà a guadagnare 50 milioni di euro se rimarrà fino al 2029. Attualmente guadagna 25 milioni di euro, quindi sarebbe un maxi contratto con uno stipendio da campione del mondo, come lo è Verstappen, come lo è Hamilton. E ricordo anche una cosa, che Leclerc nel 2029 avrà 31 anni, quindi si sta giocando tutta la sua carriera ora con questo contratto. Se Ferrari non dovesse andare bene nei prossimi anni, potrebbe far la fine di Jean Alesi. Purtroppo, se dovesse andare male a Leclerc, lo ricorderemo come l'eterno giovane che però non è mai riuscito a lottare concretamente per il mondiale dall'inizio alla fine, nonostante il grande talento. Ma ora voglio rispondere a una domanda che vi farete in tantissimi: si merita Leclerc questo stipendio? Se noi andiamo a vedere lo storico dei stipendi dei piloti di Formula 1, si aggirano tra i 5 milioni e i 15 milioni come media. Negli ultimi anni abbiamo visto un aumento dello stipendio dei piloti migliori in Formula 1, soprattutto dei campioni del mondo, penso a Verstappen, Hamilton, Alonso. Leclerc ha avuto finora un contratto a 25 milioni di euro. Arrivare a guadagnare quasi il doppio senza essere campione del mondo, capite bene che è qualcosa di ingiustificato. E se il contratto è arrivato a essere così alto di cifre, vuol dire che Ferrari non aveva tanto il pugno duro nella trattativa, perché se in Ferrari non metti un pilota forte come Leclerc, chi ci metti attualmente? Non c'è un degno sostituto per fare il primo pilota in Ferrari. Sì, puoi metterci Sainz, ma chi può affiancarlo? Oliver Barman, che è però ancora giovane e ha ancora tanto da dimostrare? Puoi mettere un pilota più di esperienza come Hülkenberg, Magnussen? Oppure vai a riprendere da Mercedes e Schumacher? Insomma, capite bene che non ci sono dei nomi all'altezza per prendere quel ruolo di Leclerc. E quando si delinea una situazione del genere, capite bene che il pilota può avere più margine di richiesta nei confronti del team. Ed è quello che è successo nel rinnovo tra Leclerc e Ferrari. Secondo me le cifre del contratto sono anche più alte di quello che forse spetterebbe a Leclerc, ma vista la situazione ha fatto bene Leclerc a chiedere così tanto a Ferrari, anche perché lui potrebbe andarsene via e ci sono tante opzioni disponibili che ha scartato, mentre la rossa farebbe più fatica a mettere un altro pilota in quel ruolo. Detto questo, qual è la situazione invece per Sainz? Sainz non ha ancora rinnovato e ha il contratto in scadenza alla fine del 2024. Le due parti sono un po' in contrasto perché Sainz vuole rinnovare per 2 anni, quindi stare fino alla fine del 2026, ma Ferrari vuole tenerlo per solo un anno, fino alla fine del 2025, per poi prendere un altro pilota. Un esempio potrebbe essere Lando Norris, che gli scade il contratto alla fine del 2025, e quindi affidargli la seconda guida per la stagione 2026, quando ci sarà anche il cambio regolamentare sui motori. Penso che la scelta migliore per Ferrari sia rinnovare per un singolo anno Sainz, e penso che per Sainz sia meglio puntare a un altro team come può essere Audi per diventare primo pilota in quella squadra. In questo modo avrebbe i benefici da primo pilota, quindi penso che questa scelta possa giovare anche alla carriera di Sainz. Elkann ha confermato che sia Leclerc che Sainz resteranno in Ferrari, quindi il rinnovo per entrambi è garantito, solamente rimane l'incognita su quanti anni rinnoverà Sainz. Concludo parlando anche del mercato ingegneri di Ferrari. Entro l'inizio del 2024 arriveranno una quindicina di nuovi ingegneri a Maranello, che stanno finendo il periodo di garden and leave, ovvero quel periodo di transizione tra l'uscita del team attuale per andare nel team successivo, e quindi stanno aspettando che passi questo periodo per liberarsi dai vari top team precedenti, per poi approdare nei vari reparti della gestione sportiva. 4-5 sono già entrati in questi giorni per potenziare la parte di simulazione di Ferrari, che ha bisogno di un rinnovo, vedendo anche gli avversari che hanno un vantaggio non da poco su quest'area. Non sono ingegneri importanti, ma sono ingegneri giovani che contribuiranno a migliorare i sistemi predittivi della 676 e quindi migliorarne lo sviluppo in questa pausa invernale. E John Elkann alla BBC ha detto che vuole avere nuovi ingegneri di diverse nazionalità con background diversi per rafforzare il team tecnico che lavora sulla nuova Ferrari 2024, e cito testuali parole, ha detto che l'identità di Ferrari è italiana e anche la spina dorsale dell'organizzazione all'interno è italiana, ma è importante integrare talenti provenienti da diversi paesi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate della situazione contratti in Ferrari. Siete soddisfatti del rinnovo di Leclerc? Vi aspettavate quelle cifre di contratto? E invece ditemi anche la vostra sulla situazione di Sainz. Quanti anni di rinnovo gli dareste? 1 anno, 2 anni, più anni? Ditemi la vostra nei commenti, sono curioso di leggere e rispondere a tutti quanti. Se vi è piaciuto il video vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun contenuto che esce qui sul canale a tema auto e Formula 1. Attivate le notifiche perché è fondamentale per supportare il canale. Qui da Lastro è tutto, ci vediamo a un prossimo video.